procediamo con il test. Andiamo a vedere praticamente da quello che vedo. Quindi ripetiamo, V1 mid f16,5 è uguale alla precedente. L'unica cosa che noto è che lo sfondo in questo caso è più testa tonda o testa rettangolare. Bella domanda, e nel video di oggi cercheremo di valutare se è meglio l'una e meglio l'altra. Colgo anche così l'occasione di farvi conoscere il nuovo Speedlight di Godos. Eccolo qui, il V1 mid flash, che ricorda abbastanza da vicino il V1, anche il V1 Pro, e vogliamo anche dire il V100, che è il top di gamma di Godos con la testa tonda. Però rispetto proprio a questi tre flash che praticamente ti ho appena nominato, lui è il più leggero e più compatto, però ovviamente abbiamo anche meno potenza. Ho qui anche il V480 proprio perché in questo video, dal momento che sono simili, andiamo anche a fare delle considerazioni, così vediamo proprio anche le differenze, se poi in realtà ci sono oppure no. La differenza principale che troviamo tra questi due flash, ovviamente avete già capito, è la testa, che tra l'altro in questo V1 mid rispetto agli altri flash di Godos, sempre con la testa rotonda, compreso anche la D100 Pro 2 che abbiamo recensito recentemente, ha un nuovo sistema di lenti ottiche che aiutano ad avere proprio una luce ancora più morbida rispetto proprio alle tradizionali teste rotonde. Altra novità che troviamo in questo V1 con la testa rotonda è adesso la possibilità di avere una parabola non più che parte da 28 mm, ma bensì da 24 mm, quindi è decisamente più ampia. Quindi abbiamo la stessa parabola che troviamo su un tradizionale Speedlight con la testa rettangolare. Quindi questi due flash praticamente, quando parliamo di zoom parabola, parte esattamente da 24 mm fino a 105 mm, anche se poi in realtà qui, abbassando proprio questo piccolo diffusore, abbiamo una parabola anche un po' più ampia, ma praticamente andiamo a perdere tantissima potenza. Comunque a 24 mm praticamente abbiamo lo stesso raggio sia con la testa rettangolare sia con la testa ovviamente rotonda. Quindi qual è meglio? Beh, dipende da voi. Io, se è possibile, cerco sempre di utilizzare la luce di rimbalzo. Eventualmente, se proprio non posso perché sono all'aperto oppure sono su un edificio con soffitti molto alti e non ho pareti proprio nelle vicinanze, in questo caso preferisco decisamente il V1 mid. Eventualmente, se proprio vuoi il V480, ci sono anche degli accessorini che sono anche abbastanza piccolini, che vanno ovviamente ad ammorbidire la luce anche quando utilizziamo una testa rettangolare. Vediamo adesso altre caratteristiche di questi due flash che ovviamente sono in comune. Innanzitutto ho notato che è leggermente più alto, ma di poco, il V1 mid, saranno 2 mm, ovviamente avendo questa testa più spesso, diciamo che il V480 è decisamente più tascabile. Questa è la confezione del V1 mid. Per quanto riguarda il 480 è la stessa cosa, in questo caso ho il V1 mid per Sony, ma disponibile come al solito per Canon, Nikon eccetera eccetera, compreso anche Panasonic. In dotazione troverai la piccola custodia in nylon, carica batteria da 5 volt 2 ampere, il cavetto, ovviamente il piccolo stativo in plastica e la batteria, eccola qua, esattamente la VB22, che ha anche una Type-C, così possiamo anche ricaricare questa batteria con un normale power bank. La durata della batteria, supponiamo che utilizziamo proprio il flash alla massima potenza, Godos dice che abbiamo a disposizione 650 lampi. Qui abbiamo il vano che si apre con questo sportellino. Qui abbiamo, come vedi, anche questa linguetta proprio che va anche a coprire la Type-C, che serve poi per andare a rimuovere la batteria. Quindi basta inserire, chiudere lo sportellino e possiamo iniziare a utilizzare il flash. Accendiamolo
sblocchiamo, operazione che si fa come al solito in maniera veloce. Ti dico che il tempo di ricarica rispetto al V1 Pro è un po' più lento, 1 secondo e 7, ma tutto sommato dai, va bene così. Per quanto riguarda la distanza di copertura con il trigger, eventualmente se lo utilizzi off camera, con il mid praticamente Godos dice che la copertura è fino a 70 metri, che sono decisamente molti secondo me, invece il V480 arriva a 100 metri. Quindi, in parole povere, se utilizziamo questi flash all'interno di qualche location, soprattutto con pareti di cemento armato, il V480 ti dà più garanzia, ok? Eventualmente se vuoi utilizzare questi flash anche in high speed sync, ovviamente si può fare tranquillamente, quindi con una normale fotocamera mirrorless o reflex il tempo massimo di sincronizzazione è di un 8 millesimo. Entrambi questi due flash hanno il display completamente touch con la nuova interfaccia di Godos. Innanzitutto chiariamo subito una cosa, perché ho visto che qualcuno fa un po' di confusione. Stiamo parlando di un display TFT, non è OLED. Il display OLED attualmente lo possiede solamente il V100. C'è differenza tra questi due display? Certamente sì, però diciamo anche la verità che se avesse avuto un OLED sarebbe costato molto di più. E per quello che ti posso dire, soprattutto con il V480, che ho avuto proprio la possibilità anche di utilizzarlo proprio sotto il sole dell'estate, si vede tranquillamente bene. Il touch funziona bene, il menu praticamente è uguale, identico tra i due flash. Abbiamo sempre i tasti fisici, soprattutto non manca per fortuna la rotellina, che alle volte è decisamente molto utile. C'è una differenza leggera per quanto riguarda il peso tra i due, perché abbiamo una differenza di 38 grammi, pesa di più il V1, esattamente 413 grammi rispetto ai 361. Diciamo che la differenza, se andiamo a utilizzare la fotocamera così per un periodo abbastanza breve, non dà affatto fastidio, ma se sei un fotografo di matrimonio o devi utilizzare la fotocamera tutta la giornata, la differenza potrebbe farsi sentire. Piccola curiosità, ho visto qui dei colleghi qui in Romania, qui a Timișoara, che fanno proprio fotografia di matrimonio, e i matrimoni qui in Romania durano molto, ma molto di più rispetto a un tradizionale matrimonio italiano, e utilizzano il V100. Non tutti, alcuni. Il V100 praticamente pesa il doppio rispetto proprio al V480, quindi forse solo io che sono un po' troppo esagerato, però io preferisco sempre attrezzatura leggera. Parliamo adesso di potenza, altro aspetto che sono sicuro interessa a molti di voi. Innanzitutto, rispetto al tradizionale Speedlight top di gamma, escludendo il V100 che ha 100 watt, ma prendiamo in considerazione proprio il V1, il V1 Pro, che di solito ha un numero guida 60, anche se non viene espresso più con il numero guida, soprattutto quando parliamo di testa tonda, a praticamente 76 watt al secondo. Il V1 con la testa tonda ha esattamente 55 watt al secondo. Invece questo V480, quando ti ho fatto anche la recensione, abbiamo fatto anche qualche test con qualche flash meno potente come il Luxmaster, viene specificato proprio da Godos anche con il numero guida, che è esattamente di 50. Quindi quello che ti posso dire io, anche se non ho fatto ancora la verifica con il Seconic, sono molto simili, ma leggermente, secondo me, anche se ripeto non l'ho ancora verificato, è leggermente più potente proprio il V480. Dunque ragazzi, facciamo una prova della potenza di questi due flash. Qui abbiamo il V480 e qui abbiamo il V1 Mid. Entrambi, come vedete, sono esattamente alla massima potenza.
Ho impostato la parabola per entrambi a 24 mm, quindi non c'è nessuna agevolazione per nessuno dei due flash, anche perché adesso il V1, ricordiamo, ha la possibilità di aprire proprio anche avendo una testa tonda a 24 mm. Siamo esattamente a 1 metro di distanza dall'esposimetro, il Sekonic è settato esattamente con ISO 100 e un 125esimo è la velocità dell'otturatore. Quindi partiamo proprio dal V1 e vediamo che dobbiamo andare a premere il pulsante, altrimenti non rileva nulla. Quindi ripetiamo: V1 mid, f16,5 e proviamo adesso con il V480 e abbiamo f16,6, quindi praticamente, ragazzi, possiamo dire tranquillamente che hanno la stessa potenza. Entrambi i flash possiedono anche un piccolo LED da 2 watt. Nel V480 lo troviamo esattamente nella parte frontale e invece nel V1 esattamente nella testa. In questo caso è più utile soprattutto se vogliamo utilizzare questo LED per capire come sta cadendo la luce. Eventualmente se hai una reflex, soprattutto una reflex che ha difficoltà di mettere a fuoco al buio, il LED ovviamente torna decisamente molto utile. Per attivare il LED praticamente basta abbassare questa tendina e poi andiamo ad attivarlo e qui con questo cursore andiamo ad aumentare proprio la potenza. Dunque ragazzi, facciamo anche un test per vedere come si comporta la modalità TCM, dal momento che entrambi i flash possiedono questa funzione, che non è affatto male, può essere decisamente molto utile, quindi andiamo a vedere se c'è differenza. Ho già fatto delle prove, quindi vado a ripetere perché avevo qualche dubbio. Comunque, cosa molto importante da sapere è che la devi attivare. Adesso sto utilizzando il V480, ma il procedimento è lo stesso anche sul V1 mid, quindi dal menu vai ad attivarla. Io l'ho già fatto. Io personalmente vado anche a mettere, se la usiamo, la luce pilota su interrotta, quindi quando vado a scattare la foto praticamente si spegne. Lo faccio soprattutto per la temperatura colore, perché quando scattiamo con il flash di solito la impostiamo esattamente a 5500 e questa luce pilota praticamente ha una temperatura più calda, quindi evitiamo. Come state vedendo, altrimenti questo video sarebbe completamente buio, la luce modellante attiva. In questo caso con il V480 ce l'ho esattamente qui nella parte frontale, e anche se voi non riuscite a capire dal video, va a illuminare abbastanza anche lo sfondo, ok? A differenza della luce modellante che vedrete fra poco con il V1. Quindi detto questo, innanzitutto i settaggi sono un 125esimo f8 ISO 100, sto utilizzando il 27 mm, siamo sulla PSC e impostiamo la parabola giustamente a 28 e lo faremo anche con il V1 mid. Ok ragazzi, praticamente se scatto senza flash, anche se fossi a f1.4, credetemi, la foto sarebbe praticamente buia. A f8 praticamente non ci sono dubbi. Comunque è proprio per fare una prova della modalità TCM. Quindi scattiamo, siamo in modalità TTL, andiamo a verificare la foto, facciamo un ingrandimento, è una foto ovviamente totalmente piatta, ma alle volte è più che sufficiente, e da quello che posso osservare dal piccolo monitor della 6007 vedo anche abbastanza lo sfondo nero illuminato. Ovviamente in questo caso, essendo nero, dà meno fastidio. Convertiamo, basta tappare su TTL, siamo in manuale e la potenza in questo caso è di esattamente 1/8 più 0,8, quindi praticamente basta poco per passare a 1/4. Ok ragazzi, comunque 1/8 più 0,8. Facciamo la stessa prova con il V1 mid e vediamo se ci sono differenze.
Quindi andiamo a mettere in TTL, mettiamo la parabola a 28, la luce pilota ovviamente è accesa, non ha importanza la luminosità, giusto per il video che aiuti anche a vedere qualcosina. E non so se si riesce a capire, comunque la luce pilota praticamente illumina solamente proprio il manichino, fa esattamente un po' di luce anche, ma appena appena proprio anche sullo sfondo, proprio quello che abbiamo alle spalle del manichino. Ok ragazzi, in questo caso preferisco proprio il V1. Quindi andiamo a verificare innanzitutto se il TCM è attivo e anche la luce modellante se si va a spegnere, tutto in regola. Quindi procediamo con il test. Andiamo a vedere, praticamente da quello che vedo dal display è uguale alla precedente. L'unica cosa che noto è che lo sfondo in questo caso è più scuro e preferisco decisamente così, soprattutto quando andiamo a utilizzare un fondo completamente nero. Ma vediamo adesso, quando andiamo a convertire proprio da TTL a manuale, cosa rileva il V1 con la modalità DCM. E in questo caso la differenza è poco, dai, 1/4 più 0,1, ok ragazzi? Quindi non è che ci sia una differenza così importante, ci sta, anche perché sono due teste completamente diverse. Prima di andare a vedere il prezzo di questi due flash facciamo anche una considerazione e ti vado anche a svelare quale tra i due io preferisco. In teoria il prezzo penso dovrebbe essere uguale, è così, lo vedremo fra poco. Voglio chiarire una cosa molto importante per chi è nuovo su questo canale, che è entrato proprio perché voleva una recensione completa del V1 Mid. Allora, nel video di oggi sono andato a vedere soprattutto le differenze tra questi due flash, proprio perché sono molto simili, come avete capito. Quindi se vuoi maggiori informazioni per quanto riguarda il menu, come lo potresti utilizzare in modalità master, quanti flash puoi controllare off camera, come lo puoi utilizzare off camera e vedere tutto il menu completo, basta proprio recuperare il video dedicato che ho caricato quest'estate, fine estate. Tra l'altro ci sono anche due backstage, uno che lo utilizzo in camera e uno che lo utilizzo off camera con un modificatore, il V480, cosa che puoi fare tranquillamente con questo V1 Mid. Ok ragazzi, oggi in questo video ci tenevo a fare ovviamente chiarezza sulle differenze tra questi due flash. Detto questo, allora, ad oggi, momento in cui registro questo video, il V1 Mid su Amazon, poi dopo vedete voi dove costa meno, costa 185 euro. Ricordo che è disponibile non solamente per Sony o per Nikon o Canon, ma anche per Panasonic. Il V480 costa 175 euro, quindi una differenza di 10 euro. Però ho notato che da quando è uscito, perché me lo ricordo bene, il prezzo è sceso, perché da 195 prezzo di lancio è sceso esattamente di 20 euro, che non è affatto male. Non credo scenderà ancora di più, me lo auguro, quindi se vi serve adesso potete comprarlo tranquillamente, anche perché non penso scenderà oltre i 175 euro, sto parlando del Mid, quindi un prezzo che, come ho già detto, è abbastanza importante. Però se guardiamo la realtà dei competitor, che escludendo Neewer praticamente non c'è, non abbiamo ovviamente una valida scelta. Ok ragazzi, io per quello che ti posso dire, dopo parecchi mesi di utilizzo, e l'ho già detto, chi mi segue nel canale lo sa, il V480 è quello che mi porto sempre con me, proprio perché è tascabile, ed è proprio per questo che lo preferisco di più, anche se qui abbiamo una luce più morbida, a questo Mid, perché con questa testa più stretta, soprattutto d'estate, lo tengo in tasca tranquillamente. Anche questo mi sta in tasca, però capisci bene che qui ho meno difficoltà. Ok ragazzi,
Detto questo, trovate il link in descrizione, se avete domande come al solito vi aspetto qui sotto nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video.